Un oggetto viene lanciato per un piano inclinato di 27 gradi con velocità iniziale 3,8 metri al secondo. Il blocco arriva alla sommità del piano inclinato con velocità di 0,4 metri al secondo. Trascura l'attrito, calcola la lunghezza del piano. Quindi disegniamo le informazioni del problema. Ci dice che c'è un piano inclinato. Su questo piano inclinato viene spinto un oggetto con una velocità v all'inizio del piano inclinato di 3,8 metri al secondo. Conosciamo l'angolo alfa e l'oggetto arriva alla sommità del piano con una velocità di 0,4 metri al secondo. Allora, prendiamo un sistema di riferimento cartesiano parallelo al piano inclinato e scriviamo prima di tutto la relazione relativa alla forza peso. La forza peso può essere scomposta nelle due componenti, perpendicolare al piano e parallela al piano. La componente parallela al piano si opporrà al movimento della cassa e il valore e il modulo della forza peso parallela al piano dipenderà dall'angolo del piano inclinato. Quindi possiamo scrivere che F, la forza peso, la componente della forza peso parallela al piano è uguale alla forza peso per il seno dell'angolo alfa, perché nella scomposizione della forza peso lungo le sue componenti perpendicolare e parallela, l'angolo alfa corrisponde a quest'angolo. Scriviamo anche la relazione relativa all'accelerazione. Sappiamo che l'accelerazione è uguale alla velocità finale meno la velocità iniziale diviso l'intervallo di tempo, t finale meno t iniziale. Assumiamo che il tempo parta da quando la cassa viene spinta all'inizio del piano inclinato, quindi il tempo finale corrisponderà al tempo t perché il tempo iniziale è uguale a 0. La velocità finale è data da 0,4 metri al secondo meno la velocità iniziale è data da 3,8 metri al secondo. Mettiamo a sistema queste due informazioni. Per il secondo principio della dinamica possiamo scrivere che la componente della forza peso lungo il nostro riferimento cartesiano è uguale a meno ma, perché la componente della forza peso è contraria al nostro sistema di riferimento cartesiano, x a verso opposto, uguale a m per 9,8 per il seno di 27 gradi. Qui possiamo scrivere che t è uguale a meno 3,4 diviso l'accelerazione. La massa si semplifica sia a sinistra che a destra, quindi l'accelerazione è uguale a meno 4,45 metro fratto secondo quadrato, il tempo è uguale a meno 3,4 diviso meno 4,45 uguale 0,76 secondi. Quindi la lunghezza del piano sarà data
dalla velocità iniziale per il tempo t meno un mezzo a t quadro, in quanto l'accelerazione è contraria allo spostamento della cassa. Quindi avremo che la velocità iniziale è 3,8 metri al secondo per 0,76 meno un mezzo 4,45 per 0,76 alla seconda, uguale a 2,89 meno 1,28 uguale a 1,6 metri.